Buongiorno amici del canale, sono convinta che il restyling di oggi interessi veramente a tutti, a tutte le persone che vogliono arredare casa velocemente, senza spendere tanti soldini, facendo il lavoro una volta sola, perché se si usano prodotti di qualità il lavoro si fa una volta sola, e senza andare nei classici mobilifici a basso costo che ci sono oggi, dove spesso, purtroppo, i materiali non sono di qualità quanto i nostri vecchi mobili solidi, age, anni 90, anni 80. Quindi una bella libreria in stile arte povera, in legno massello, diventerà perfetta per una casa contemporanea o di due ragazzi giovani o semplicemente di qualcuno che si è stufato di avere in casa dei colori un pochettino troppo scuri. Vi farò vedere come colorare in modo molto semplice, pulito, lineare, liscio, schiarendo, passando un protettivo molto resistente agli urti, ma soprattutto con una leggera e delicata patina data da uno stencil fatto in rilievo, tono su tono, quindi come arricchire senza stravolgere. Partiamo. Parto staccando le ante, perché? Perché sull'anta faccio già il mio stencil e lo stencil materico lo faccio direttamente sulla base lignea. Lo stencil materico bello, molto particolare, quasi una cementina tono su tono, quindi alleggerisce molto l'ambiente, lo faccio sulle due ante e anche sulla base. Qui toglierò i ripiani e sarà più facile appunto ricolorare e effettuare la modellatura sulla base. Invece in questo punto io stacco le ante e lavoro molto meglio appoggiandomi su un tavolo. Avvitatore, una bella punta giusta, sì, una Z1 dovrebbe essere giusto, perfetto, e stacchiamo questa bella antina. E due. Dopo, quando la rimontiamo, mettiamo tutte le viti che servono, perché qui in passato ne ho messa solo una. Manca il secondo buco, lo facciamo noi. Tolgo i pomelli, perché poi li cambierò. Ne metterò un modello molto più moderno e lineare, più liscio. E preparo bene la superficie, in modo che il mio stencil venga veramente bene, liscio, piatto, omogeneo. Fare lo stencil prima di colorare è una cosa che vi consiglio soprattutto se siete alle prime armi. Se non avete mai fatto uno stencil materico è facile, perché? Perché qua siamo tono su tono e qualche piccola imperfezione si può anche coprire. Questo stencil è molto moderno, contemporaneo e facile da utilizzare. In più, guardate, copre quasi tutta la superficie, quindi farò anche molto in fretta. Questo stencil, che si chiama Geometric Vintage, ricordate, è fatto in un materiale veramente finissimo. Il materiale su cui intagliamo i nostri stencil Magic Paint è più resistente, quindi è perfetto anche per essere utilizzato tante volte. Se volete fare pareti, grandi mobili o come me in questo caso tutta la base di questa libreria, ci metterete meno perché lo stencil è grande, è quadrato, è 43 cm x 43. Inoltre questo materiale vi permetterà di riposizionare lo stencil senza avere troppe rotture, ok? È molto importante. In questo caso oggi sono molto fortunata perché è quadrato e valutando una cornice che ci sta, sia sopra che sotto, destra e sinistra, con una sola passata mi tolgo assolutamente il problema di fare lo stencil sulle antine e quindi sarà molto più facile. Nastro carta, pasta Materic Cream nel nuovo formato. Il nostro vasetto ha il tappo a vite ora, quindi è più facile conservare il prodotto. Ricordate che è una pasta fantastica, va bene anche per stuccare le pareti, stuccare i mobili, dovete sempre averla in casa. Quindi dopo aver aperto il barattolo vi basterà togliere la protezione. E quando volete poi richiuderlo, pulite bene i bordi
ok? E lo risigillate. Potete mettere anche un pezzo di pellicola nel mezzo, in questo modo non passerà aria e si conserverà per tantissimi anni. Questo nuovo barattolo vi consente, oltre che di riutilizzare bene il barattolo quante volte volete, anche di finire bene bene tutto il prodotto che c'è all'interno, perché appunto non ha più la scanalatura del vecchio barattolo in ferro. Giro bene bene bene. L'altra novità di oggi è che utilizzo questa meravigliosa paletta esclusiva, l'ho fatta produrre apposta per me, è un'esclusiva Magic Paint e ha un suo formato, è proprio un prototipo. Questa lama morbida ma al contempo rigida, flette bene, va in tutti i punti dello stencil facendo un lavoro molto preciso perché è una via di mezzo tra una palettina e una spatolina per belle arti e flette in modo da rifinire al meglio lo stencil. Guardate quanto è facile da usare. Appoggiamo un po' di pasta materica qua. Tac. E ora delicatamente spalmo. Guardate come vi permette di essere precisi anche negli angoli piccoli. Vediamo se sono stata precisa. Ecco qua. Ovviamente questo è solo l'inizio, la base, perché poi in un secondo momento coloreremo e saremo veramente felici di vedere questi rilievi tono su tono col colore che avrà tutto il mobile. Continuiamo con la seconda antina. Anche la seconda portina è fatta. Tolgo le mensole e inizio con il retro. Colgo l'occasione per stuccare anche alcuni brutti graffi antiestetici che ci sono sulla base, in modo che una volta che io coloro e proteggo non si vedranno mai più. Sempre con pochissima Materic Cream. Ora io stucco, quando è bello asciutto passo un pochino di carta vetro, tolgo l'eccesso e sarà perfetto. Procedo con tutto il retro, metto il mio stencil, lo fisso, bello bello aderente alla base, giro bene la mia pasta materica e via. Lavo lo stencil perché è un po' sporchino e lo riposiziono. Nel frattempo asciugo con il phon il bordo, così posso sovrapporre lo stencil e non faccio sbavature. Asciugo prima questo pezzo in modo che posso poi sovrapporre lo stencil senza problemi. Vado qui al bordo. Tac, vedo bene dove finisce e dove inizia,
al limite, perfetto. Pezzettino di scotch. Qui. Se volete essere più sicuri, potete metterne anche 2. Ne mettiamo uno anche qui, così sta fermissimo e non si muove. E continuo. In momenti come questo ringrazierete di avere una palettina così efficiente, perché andate al bordino senza sbavare. Spalmo prima nella lunghezza, in modo che blocco anche lo stencil e non si muove. Poi vengo qua e rifinisco la giunzione in modo molto preciso. Continuo così su tutta la superficie. Il mio stencil materico è completamente asciutto. Sono andata a pranzo, ora sono tornata e toccando la superficie è veramente veramente piacevole. Vi dico la verità, se non siete stati precisi come me in alcuni punti, non importa, perché tanto facendo uno stencil chiaro e utilizzando semplicemente un colore chiaro per copertura, quindi uno stencil materico tono su tono, non si noteranno i difetti. Vi assicuro che se avrete sbavato in alcuni punti e lo stencil non sarà precisissimo, non si noterà. Ok? Quindi ora io parto e utilizzo Clear Sand. Clear Sand perché per me l'avorio puro è molto 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 elegante. Se voi invece volete un colore bianco ottico super moderno, quindi perfetto anche per le case molto lineari, molto moderne, provate Soffio. Soffio è un bianco ottico veramente 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 bello. Utilizzerò sia il rullo che il pennello, ma ovviamente nelle parti così molto lavorate non si può andare con il rullo perché comunque farebbe difficoltà andare in profondità. Quindi mi serve sia il rullo che il pennello, sulle parti lisce andrò con il rullo, negli angolari e nella parte in cui c'è lo stencil andrò con il pennello. Uso la pittura pura, ricordate sempre, soprattutto quando la superficie è così liscia e lucida, perché aggrappa meglio e copre anche di più. Fate attenzione a non creare avvallamenti, perché altrimenti ci saranno poi delle brutte colature e noi non le vogliamo. Quindi pennellata ben tirata, in modo che si possano eliminare assolutamente tutti i rimasugli di pittura. Ok? E via. La prima mano sapete sempre che è quasi un aggrappaggio, una prima coprenza. Già si nota la bellezza dello stencil. Anche se la copertura non è ancora al 100%, guardate quanto è già elegante questo stencil, semplicemente con una piccola schiaritura, una leggera schiaritura. È arrivata l'ora delle mensole, quindi della parte liscia. Prima le scanalature, prima le cose fastidiose, sempre col pennello, come qua. Mi tolgo l'insenatura, così una volta che poi il rullo vado bella liscia su tutta la superficie. Carico bene, ricordate sempre che il rullo non si schiaccia e si stende in modo delicato, vellutato. È l'unico metodo che abbiamo per non far segni antiestetici. Dovete lasciare che la pittura si autolivelli, quindi non dovete tirare troppo, non dovete ripassare troppe volte.
Evito di fare i laterali per evitare che si inspessiscano e possano graffiare nel momento in cui li rimetto nel mobile, perché più spessore, più mani passiamo, più spessore c'è e più possiamo rischiare che possa graffiare i laterali una volta che abbiamo rimontato, finito il restyling. Mi raccomando, si devono fare anche sotto, quindi quando sarà asciutta la giriamo al contrario e facciamo 2 mani sotto, perché in questo caso si vedono. Prima di iniziare a colorare la struttura, tolgo con una passatina di spugna abrasiva finissima eventuali eccessi che ci possono essere di pasta Materi Cream. Questo proprio per evitare che ci sia poi uno scalino tra la pittura e la parte che è stata stuccata. Pennello per i punti scomodi. E ora a rullo. Se in alcuni punti il rullo non arriva, normalmente è così quando c'è una base materica, un po' di pennello. Si passa il pennello, come in questo caso qui, togliendo gli eccessi e facendo attenzione a non abbondare troppo per non creare colature. E poi passo sopra il rullo. In questo modo elimino eventuali pennellate che possono darci fastidio e la superficie è bella liscia. Seconda mano, la prima è asciuttissima. Come prima, pennello e poi rullo. Parto sempre dagli angolini, così mi levo sempre la parte antipatica come prima cosa. E sarà anche più facile poi stendere la pittura con il rullo in modo bello omogeneo. Copre benissimo, è veramente una meraviglia.
Rimonto le mie antine, ma aggiungo una vite in più, perché in passato hanno avvitato le 2 antine solo con una vite per perno. Non va bene, mettiamone 2. Mettiamo prima sotto e poi mettiamo la seconda. Tac, vite più grande, inseriamo. Ok, ora che ho la stabilità, sigillo la porta in modo definitivo. Aumento la potenza. Le mie antine montate sono veramente carine. Prima del protettivo però faccio ancora i buchi per le maniglie. Ricordate sempre che le maniglie Elisi Rom sono veramente bellissime e hanno il perno da 5,5, quindi se dovete bucare per ampliare il buco, bucate con la punta da legno da 5,5. Vado sul buco esistente. Ora proteggiamo e poi mettiamo i pomelli, la ciliegina sulla torta. Il protettivo lo stendo come prima a pennello e a rullo. Quindi giriamo bene il protettivo. Ricordate sempre, se aprite un protettivo satinato o lucido che sia e non lo girate bene, i componenti non sono ben miscelati e quindi anche il satinato non sarà molto satinato perché il satinante si deposita al fondo. Quindi mi raccomando, perdete qualche istante e girate benissimo. Dopodiché io dico sempre di diluire almeno un 20%. Ormai io so quanto è più o meno un 20%, questo barattolo non è neanche nuovo e quindi diluisco a occhio, ma almeno un 20%, mai usare protettivo puro. Perfetto. Misceliamo ancora meglio. Dopo aver messo l'acqua è importantissimo miscelare bene perché comunque mettendo l'acqua che è un agente esterno, i componenti che c'erano prima devono ancora miscelarsi meglio all'acqua. Pennello per il protettivo. Usate tranquillamente la vaschetta per scolare bene il pennello e utilizzare la pozione che abbiamo appena diluito, non c'è nessun problema. Questa scanalatura che non è piatta, faccio che farla con il pennello. E ora partiamo con il rullo. Ricordate sempre, l'unico metodo che avete per avere una stesura del rullo liscia, omogenea, senza veli, quindi senza finiture che si notano troppo, è non passare troppe volte avanti e indietro il pennello e il rullo. Spesso vedo dei tavoli fatti da voi dove la vostra domanda è: ma perché si vedono tutti questi segni del protettivo? Perché avete passato troppe volte avanti e indietro, non va bene. Ora vedete che io ho caricato molto bene il rullo di liquido protettivo e ora accarezzo la superficie, non vado a schiacciare, non devo fare segni. Se voi depositate sulla superficie il giusto quantitativo di protettivo, lui si autolivella e quindi non crea segni. Mentre se voi invece continuate ostinandovi a passare avanti e indietro il rullo e il pennello, non darete alla superficie abbastanza prodotto e quindi non riuscirà ad autolivellarsi. È proprio un metodo di stesura che fa la differenza. Non vi preoccupate se ci sono alcune bollicine, se il prodotto è abbastanza, le bollicine poi si spaccano e lasciano che il protettivo faccia il suo lavoro di autolivellante.
Anche questo restyling è finito. Bello, contemporaneo, liscio, perfetto per una bella casa moderna. Ricordate sempre, piuttosto che spendere soldi per un mobile che non vi piace al 100%, trovate il mobile giusto, della grandezza ideale, solido, in legno massello, come solo i mobili vecchi sono, ok? Pochi prodotti, qua abbiamo usato uno stencil, un po' di pasta materica, un bellissimo colore e il giusto pomello, la ciliegina sulla torta. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Al prossimo restyling. Ciao!